Ciao a tutti! In questo video vedremo una mini recensione di un prodotto che mi ha davvero soddisfatto. Si tratta del mini aerografo portatile della Osser, che ho comprato su Amazon qualche tempo fa. Lo potete vedere qui, è veramente molto piccolo, dal peso anche trascurabile, ed è completo di tutto. Ha già il compressore e l'aerografo. In questo video quindi procederemo con l'unboxing del prodotto e faremo una mini recensione per testarne anche il funzionamento. Dopodiché passeremo a quelli che secondo me sono i pro e i contro di questo prodotto. Se vi interessa vedere quali sono le potenzialità di questo mini aerografo portatile della Osser, continuate a seguire questo video. Ma innanzitutto perché ho deciso di prendere questo compressore anziché puntare su altre soluzioni? Sicuramente per problemi di spazio, ma perché proprio questo mini compressore invece di un altro? Perché facendo un po' di ricerche sono arrivato a due o tre mini compressori tra cui scegliere. Questo non era quello più economico, su Amazon però aveva la migliore valutazione e il maggior numero di commenti, quindi il migliore dei tre finalisti che avevo appunto preso in considerazione. Ho preso anche in considerazione qualche sito cinese come AliExpress e anche Shein, che pur essendo un marketplace dedicato principalmente all'abbigliamento, ho visto che ultimamente per prodotti per la casa e anche qualcosa di elettronica offre a volte delle soluzioni interessanti. Questo perché nei marketplace cinesi avevo notato che c'erano le stesse foto, probabilmente i prodotti venduti su Amazon e quelli venduti nei marketplace cinesi erano assolutamente identici, come spesso mi è capitato di vedere. Il problema, il vantaggio anzi, è che nei siti cinesi questi prodotti costano un terzo. Poi però ho deciso di evitare l'acquisto nei siti cinesi perché spesso i prodotti elettronici hanno sì un'estetica identica o molto simile, ma a volte l'elettronica è leggermente diversa. Leggermente nei siti cinesi significa molto peggiore rispetto a quelli venduti su Amazon. Non è sempre così, ma a volte mi è capitato. Ok, ma adesso passiamo direttamente all'unboxing del prodotto. La scatola è piuttosto piccola, ma il prodotto mi sembra ben confezionato e il peso è abbastanza consistente. Insomma, la primissima impressione è buona. Vediamo che ci sono tre livelli di pressione, la funzione di autostart e autostop che fa sì che il compressore si attivi e si stoppi quando raggiunge un determinato livello di pressione, ed una batteria di lunga durata, almeno così c'è scritto, ma poi effettivamente ho avuto modo di testarla ed effettivamente appunto la durata è ottima. In questo schema possiamo vedere un po' meglio quali sono i dati di funzionamento, in particolare i livelli di pressione che determinano lo start e lo stop automatico del compressore. Adesso vediamo, apriamo la scatola e vediamo cosa c'è dentro. Allora, tutto sembra molto pressato, però tutto in ordine. Allora, qui c'è il manuale di istruzioni. Vediamo un po', ci sono un po' di lingue, c'è anche l'italiano nel manuale. Andiamo subito a vedere la sezione del manuale relativa appunto all'italiano. In questa recensione non ho intenzione di leggervi il manuale, per cui vi faccio vedere un po' tutte le pagine, così magari potete prendere qualche fermimmagine, se avete qualche approfondimento o necessità, insomma, potete vedervelo da soli. Quindi scorriamo velocemente le pagine, che comunque mi sembra anche abbastanza ben fatto, pur essendo un prodotto cinese, e mi sembra che sia descritto un po' tutto. Non sono descritte le procedure di come effettuare un'aerografia, ma su quello sicuramente chi non ha le conoscenze può rivolgersi a qualche tutorial su YouTube per poter capire quali sono le tecniche migliori. O magari qualche tutorial che farò in seguito una delle prossime volte. Quindi vediamo nel manuale c'è la lista dei componenti inclusi nella confezione, quindi un piccolo riepilogo delle specifiche tecniche,
questo capitolo che chiamano illustrazione, ma che in pratica è una guida al primo utilizzo e al montaggio dei componenti, che poi di per sé è abbastanza semplice. Istruzioni e la descrizione del funzionamento del compressore, vabbè, la cura della batteria, e poi una sezione relativa alla descrizione del funzionamento dell'aerografo, quindi niente, vediamo la parte con la regolazione, un po' di precauzioni d'uso e una serie di suggerimenti per mantenere tutto efficiente, ad esempio come pulire l'aerografo nel migliore dei modi e senza fare danno all'aerografo stesso, smontaggio, lavaggio, rimontaggio. Insomma, un manuale che sembra abbastanza completo, quantomeno dà un po' di informazioni di massima su come utilizzare sia il compressore sia l'aerografo. Ma ovviamente se vogliamo approfondire sicuramente possiamo utilizzare YouTube con tanti tutorial che ci mette a disposizione appunto YouTube per poter pulire l'aerografo, per poter mantenere al meglio il compressore. Procediamo con l'unboxing vero e proprio. Prendiamo contemporaneamente il compressore e il cavo dell'aria, sembra tutto molto ben fatto, anche il cavo dell'aria è anche piuttosto lungo. I connettori mi sembrano di buona qualità, soprattutto hanno un attacco standard che fa sì che utilizzando questo compressore potremo in futuro magari sostituire alcune parti, magari anche l'aerografo stesso con uno un po' migliore. Prendendo in mano il compressore, la prima impressione è che la qualità sia abbastanza buona, ripeto, la pesantezza mi sembra ok, non è un prodotto di questi super leggeri, quindi evidentemente un po' di qualità c'è lì dentro, e appunto l'impressione è che i materiali anche al tatto siano abbastanza buoni. Sulla parte laterale troviamo l'attacco per il cavo per l'aria che andrà a collegarsi all'aerografo, poi la presa per il cavo di rete, cioè per l'elettricità, per la ricarica della batteria, e due innesti laterali che servono per collegare degli elementi in plastica utili per appoggiare l'aerografo quando non lo utilizziamo. Sulla parte inferiore invece ci sono dei piedini in gomma, vabbè ve li faccio vedere, o almeno cerco di farveli vedere un pochino meglio. Qui nell'etichetta possiamo vedere i dati di riepilogo, le varie certificazioni, il marchio CE, che mi sembra quello vero, e il produttore che è di Hong Kong. Qui c'è il vano delle batterie ricaricabili, un attimo che apro, vi faccio vedere anche l'interno. Poi il pulsante on-off che accende e spegne il compressore. Proseguiamo velocemente con il resto dell'unboxing. In questa bustina troviamo due supporti in plastica, che vi dicevo prima, che si innestano sul compressore che ci aiuteranno a appoggiare l'aerografo. Ne troviamo due perché possiamo innestarli sia uno a sinistra sia uno a destra, in maniera tale che se avete l'aerografo alla vostra sinistra o alla vostra destra, o se siete destri o mancini, potete utilizzarlo come appunto siete più comodi. Questa scatola è relativa all'aerografo, che vediamo soltanto un attimo prima di vedere quindi cosa rimane all'interno della confezione principale. Quest'altra scatola bianca contiene l'alimentatore. Come vediamo è un alimentatore europeo italiano, quindi va bene con le nostre spine elettriche. Ok, passiamo all'altro elemento essenziale di questo unboxing che è l'aerografo. Si trova all'interno di quest'altra confezione di plastica trasparente e tutto è molto ben protetto.
prodotto sembra, diciamo, di una qualità discreta. Ecco, il grilletto forse non è il massimo, non mi pare si possa modulare benissimo il flusso dell'aria, ma vedremo in seguito se sarà così. Per il resto mi pare ok, il body completamente in acciaio, vabbè la parte retrostante nera non ho capito se è una plastica o è un acciaio verniciato. Continuano a non avere una grande impressione del grilletto, però dai, tutto sommato la prima impressione generale di questo unboxing è assolutamente positiva. Proseguiamo l'esplorazione del resto della scatola, ha una piccola chiave inglese, utile per operazioni di manutenzione e smontaggio dell'aerografo. Piccolo dosatore in plastica morbida per riempire il serbatoio di vernice senza fare casini. Infine qui troviamo anche uno schema dell'aerografo, solo in inglese, ma vabbè, non è un grosso problema. Comunque è comodo perché vengono riepilogate tutte le parti che compongono l'aerografo con il loro nome. Ora passiamo a verificare il funzionamento. Accendiamo il compressore, ok. Pare che si accenda regolarmente, non l'ho ricaricato, quindi sto usando la carica della batteria così come l'ho aperto dalla confezione. Connetto il cavo dell'aria al compressore. E ora all'aerografo. Adesso come semplicissima prova inserisco un po' d'acqua, così ne approfitto anche per lavarlo un po', lavare un po' i meccanismi e vediamo come va. Se premo aria esce regolarmente, il compressore si attiva, non fa tantissimo rumore, pensavo peggio. Ora provo a spruzzare un po' di acqua sulla mano, cerco di mettere in luce così dovreste vedere un pochino meglio. La pressione ovviamente non è eccezionale, ma sembra che vada abbastanza bene. Ma quali sono i pro e i contro di questo prodotto? Sicuramente tra i pro è il basso prezzo a cui si può trovare. Ultimamente ho visto su Amazon in vendita a circa 55 euro, che sicuramente è un ottimo prezzo per chi vuole avvicinarsi al mondo dell'aerografia per la prima volta.
Un altro vantaggio sicuramente è quello di essere piccolissimo, abbastanza leggero, peserà circa 400 grammi, meno di mezzo chilo, e quindi se volete portarlo in giro, in viaggio, in vacanza, questo sicuramente è un prodotto valido, sicuramente è un prodotto ottimo per realizzare piccoli progetti, quindi le stampe a resina che realizzerete con la vostra stampante 3D sono sicuramente indicati per l'utilizzo con questo prodotto e sicuramente i 3 livelli di velocità consentono di adattarsi ad ogni possibile utilizzo. Un altro vantaggio sicuramente è quello dell'aerografo incluso, che sicuramente è un aerografo molto basico, molto entry level, ma è abbastanza facile da utilizzare e anche da pulire e da smontare. Un'altra caratteristica importante che lo rende interessante come prodotto è il fatto che sia a batteria, quindi possiamo utilizzarlo sia connesso alla rete elettrica, ma possiamo anche disconnetterlo e con la sua batteria di lunga durata possiamo portarlo in giro, possiamo portarlo su un tavolo che magari è distante da una presa elettrica, senza problemi, magari in giardino, magari in spiaggia, non ve lo consiglio, ma eventualmente potreste pensare anche di poterlo fare. Tra gli svantaggi, se volete fare dei lavori complessi, delle campiture molto ampie, sicuramente non è questo il prodotto adatto. Il serbatoio dell'aria non è molto grande e quindi spesso si dovrà accendere per ricaricarsi. Un altro contro che mi sento di dover rilevare è quello della bassa pressione. È un aerografo e un compressore che eroga circa 20 psi, che probabilmente sono un po' pochini, come abbiamo visto, come vi ho detto in precedenza, per alcuni tipi di vernici non è adatto. Anche vernici della K di terza generazione che vengono vendute come valide anche per aerografi, questo aerografo non riesce ad utilizzarle correttamente. Per poterle utilizzare ho dovuto diluire queste vernici, cosa che non è successa invece con i Valleco Mecha Color. Per la stesura invece dei primer non ho avuto alcun tipo di problemi. Sto parlando del primer della Valleco colore nero. Se mi sento di consigliarlo, nel senso che prestare un attimino attenzione alle vernici che si utilizzeranno, ma una volta capito quali sono le vernici che funzionano meglio con questo compressore, con questo aerografo, quelle vernici funzioneranno senza problemi, non avrete problemi di sorta. Se vi è piaciuto questo video, vi chiedo di aggiungere un like, se volete iscrivetevi al canale. Come sapete, in questo canale si parla di modellismo, di stampa 3D, di 3D, multimedia e anche un po' di marketing, web marketing. Se vi interessano questi argomenti, iscrivetevi al canale e continuate a seguirmi. Commentate se avete dei dubbi, avete delle domande ulteriori per quanto riguarda questo prodotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!